ricevo spesso dei messaggi, anche oggi ho ricevuto un messaggio di una persona che credo adesso ci stia seguendo, che mi ha chiesto: ma tu che sintomi avevi? Come faccio a riconoscere se è un tumore al colon? Sono andato dal mio medico, ma mi dice che è solo stress, che è un po' quello che dicevano a me. Ci vuoi parlare dei sintomi e di cosa fare se si presentano questi sintomi? Allora, la questione dei sintomi è un argomento molto spinoso, cioè quello che è il concetto del tumore del colon è di arrivare alla diagnosi prima che ci siano i sintomi. Poi parleremo dello screening, anche del senso di fare la colonscopia regolare. Detto questo, allora, in generale, tutte quelle che sono le alterazioni nell'alvo devono essere comunque un campanello d'allarme, cioè il colon è la parte finale del nostro tratto digestivo, quindi noi mangiamo, l'alimento viene digerito, viene in qualche modo elaborato, estraiamo le sostanze nutritizie che ci servono per crescere e svilupparci per le nostre attività quotidiane e diciamo le sostanze di scarto vengono eliminate attraverso le feci, quindi transitano attraverso il colon. Tutto quello che è una variazione nella nostra regolarità, ognuno di noi ha una sua regolarità nell'andare di corpo secondo una certa schedula, quindi c'è chi ha un alvo regolare quotidiano, c'è chi ogni 2 giorni, ogni 3, tutto quello che cambia. Quindi io ero puntuale come un orologio svizzero, a un certo punto ho cominciato ad andare in bagno ogni 3 giorni, ogni 4 giorni. Le feci hanno cambiato la consistenza, hanno cambiato le caratteristiche, quindi hanno cambiato magari colore. Tutto quello che è diverso deve essere comunque oggetto della nostra attenzione. Il sangue nelle feci, inutile dirlo, può essere banalmente collegato a un'emorroide, ma può essere anche un segnale della presenza di un tumore. Devo dire che ci sono anche molti tumori che crescono in modo silente, cioè non è la clinica che deve orientare alla diagnosi di tumore, perché sappiamo che in molti casi ci sono dei sintomi che sono aspecifici. Per esempio, ho dei dolori addominali, ogni tanto una maggiore difficoltà alla digestione, oppure sì, è vero, ho cambiato qualcosa nelle mie abitudini, però è legato al fatto che sono stressato, che mangio male, che bevo meno e quindi magari è per questo, piuttosto che appunto tutto quello che può essere molto molto subdolo. Addirittura si può essere completamente asintomatici e si può essere comunque portatori di un tumore del colon, perché non è detto che il tumore cresca verso l'interno del tubo, cioè tutti i disturbi che io vi ho descritto sono legati al fatto che il tumore si sviluppa all'interno dell'intestino. Nello svilupparsi può crescere verso l'interno, allora dare il sanguinamento, i sintomi ostruttivi, la difficoltà nell'andare regolarmente di corpo, ma quando invece il tumore tende a crescere un pochino più verso l'esterno dell'organo, può non influenzare in nessun modo il transito delle feci, quindi può avere un decorso assolutamente molto più silente, anche in base al tratto dell'intestino in cui si sviluppa, perché è chiaro che se ho un tumore che si sviluppa nell'ultimissimo tratto dell'intestino, posso avere dei sintomi più precocemente, perché l'ultimo tratto è quello più stretto, è quello più vicino comunque allo sfintere esterno, può dare dei disturbi prima, rispetto invece a un tumore che può nascere molto prima nel tratto digestivo e quindi i sintomi possono essere molto più subdoli, perché comunque all'inizio il colon è molto elastico, molto largo, molto più, spesso, proprio per un discorso poi anatomico di assorbimento. Quindi tutto quello che ci cresce dentro può dare sintomi più tardivamente. Magari si perde un pochino di sangue, però si mescola alle feci e quindi non lo si vede. In generale, quindi, il messaggio è: quando ci sono delle alterazioni nell'alvo rispetto alla propria regolarità, è bene consultare il proprio medico, però il senso della prevenzione nei tumori del colon non è quella di aspettare i sintomi, ma comunque di fare delle indagini precocemente, di cui magari parliamo dopo, quando parliamo dello screening. Nel caso in cui il tumore cresca all'esterno dell'intestino e quindi non dia dei sintomi, come ci si accorge
di averlo, come può essere diagnosticato magari per un paziente della mia età che non viene normalmente mandato a fare la colonoscopia. E scusa, aggiungo una domanda, la colonoscopia, non so, ti chiedo, è in grado solo di andare ad identificare tumori che crescono all'interno del tubo, mentre quelli all'esterno non penso che possano essere visti, no, con la colonoscopia. La coloscopia vede bene tutto perché comunque il tumore nasce dall'epitelio, che è la membrana che riveste internamente il tratto digestivo. Okay. Tutto nasce da lì e la coloscopia lo vede. Ma soprattutto il tumore, l'abbiamo già iniziato a dire nell'altra intervista, ma questo è un concetto a cui io tengo molto e che stresso sempre molto. Il tumore all'intestino è l'unico esempio di tumore che non nasce tumore, ma nasce come polipo benigno. Quindi ci sono tutti dei processi di cancerogenesi che passano del tutto inosservati, perché il polipo benigno è rarissimo che dia dei disturbi, e che però mettono le basi allo sviluppo del tumore. Allora, rivedendola dall'altra parte, è chiaro che un medico di famiglia non può, appena il paziente arriva lamentando dei disturbi abbastanza specifici, immediatamente fare una colonoscopia come prima battuta. Questo sarebbe difficile, perché comunque se arriva il 30enne, il 35enne che lamenta dei disturbi legati al grosso stress di lavoro, ci sta perfettamente una gestione, diciamo, di terapia sintomatica prima poi di fare degli esami di secondo livello. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, guardatevi un po' dei miei video se ne avete voglia e condividete questo e altri video così da aumentare la consapevolezza su questa malattia. Dunque, per ora è tutto e ci vediamo presto. Vi saluto con un solito rock and roll.